Oggi vi spiego a cosa serve l'ND1000 insieme a questo filtro che Freewell mi ha gentilmente inviato. Possiamo usare i filtri ND sia per i video che per le foto. In questo caso però questo tutorial è specifico per le foto perché l'ND1000 è molto potente e viene usato per le foto a lunga esposizione. Senza scendere troppo nei dettagli è giusto che sappiate che i filtri ND riducono la luce e più il numero accanto alla sigla ND è alto più l'effetto sarà intenso. Con l'ND1000 riduciamo di ben 10 stop di luminosità. Per farvi capire meglio teniamo schiacciato sul display della GoPro e da questa icona accederemo all'esposimetro e lo porto a -1. L'immagine sarà più scura ed ho quindi abbassato semplicemente di uno stop e quindi scendendo di 10 stop vi garantisco che riduciamo di molto la luce in ingresso. Adesso quindi faccio una foto normale con la GoPro messa sul cavalletto senza alcun filtro e questo è il risultato finale, nulla di particolare. Se però volessi fare una foto a lunga esposizione per ottenere ad esempio l'effetto seta nell'acqua dovrei impostare la modalità foto notturna con un tempo di scatto di almeno 2 secondi, però anche selezionando ISO 100 la foto verrà sovraesposta perché c'è troppa luce. Quindi adesso smonto la lentella GoPro e monto il filtro ND1000. Adesso quindi entrerà molta meno luce nel sensore della GoPro ed in base alle condizioni di luce dovremo adattare il tempo di scatto. In questo caso imposto 20 secondi. Come possiamo vedere il risultato è totalmente differente e quindi guardando le due foto possiamo notare come quella con il filtro ND dà all'acqua un effetto seta ed è molto più bella da guardare rispetto alla foto senza filtro. In genere possiamo ottenere questi effetti anche senza filtri ND, ma a patto che ci sia poca luce. Infatti di sera possiamo fare le foto a lunga esposizione senza alcun problema. Come sempre è necessario il cavalletto, altrimenti otterremo delle foto mosse. Dovete anche tenere a mente che ho scattato la foto dopo che il sole è tramontato. Infatti a mezzogiorno ci sarebbe stata troppa luce anche per l'ND1000. Se invece la GoPro avesse avuto anche la possibilità di chiudere il diaframma, allora avremmo potuto sfruttare questo filtro in qualsiasi condizione di luce. Quindi l'ideale è fare questi scatti quando il sole è basso o quando il cielo è nuvoloso. Chiaramente possiamo fare esperimenti e spesso questi filtri si usano ad esempio per fare le foto alle cascate e quindi l'acqua sembrerà quasi disegnata. Al momento il filtro ND1000 di Freewell si trova a circa 25 euro su Amazon ed è compatibile con le GoPro Hero 9, 10, 11 e 12. E voi che cosa ne pensate di questo filtro? Se siete interessati in descrizione trovate il link d'acquisto e nel frattempo potreste dare un'occhiata a quest'altro video.